a tutte e bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Oggi andremo a realizzare la borsa Oreo, me l'avete richiesta in tanti e finalmente sono riuscita a realizzarla. Andiamo a vedere insieme tutto l'occorrente per poterla realizzare. Ed ecco qui l'occorrente per poter realizzare la borsa Oreo Bag. Quindi andrò a lavorare il cordino in da big. Oggi lavoriamo con la colorazione, oltretutto è una colorazione nuova numero 38. L'azienda è Borgo dei Pazzi, ormai la conoscete. Il cordino utilizzato è da 6 mm, quindi è molto robusto, molto grosso, quindi si presta perfettamente a questo tipo di lavorazione. Vi ricordo che è tutto made in Italy. E poi in abbinamento andremo ad utilizzare i manici, sempre Borgo dei Pazzi, e la novità è quella che sono lavorati con lo stesso cordino col quale noi andiamo a creare le nostre borse, quindi oltre ad essere esteticamente carini sono molto robusti ma si intonano alla perfezione. Li trovate sul sito, quindi con rifiniture oro o argento e in tutte le tonalità di Inda Big, quindi circa 26, per cui vi potete veramente sbizzarrire. E vi ricordo che andando sul sito con questo codice potete acquistare sia i manici che il cordino e tutto ciò che comunque vi può piacere o vi può servire con uno sconto immediato di 5 euro. Per la nostra borsa serviranno circa 500 grammi, per cui una rocca di Inda Big da 500, quindi andate tranquilli, quindi con questa vi basterà perfettamente. E poi per la lavorazione io vado ad utilizzare il numero 7, ma sapete che l'Inda Big tra il 7 e il 9 va benissimo, quindi adattate, come dico sempre, l'uncinetto più congeniale al vostro tipo di lavorazione. A questo punto andiamo a vedere insieme come procedere. Iniziamo con un anello magico, quindi in questa maniera, che fissiamo con una catenella. Adesso all'interno di questo cerchietto andiamo a realizzare 8 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tiriamo la codina, quindi andiamo a stringere più che possiamo e poi chiudiamo sulla prima maglia eseguita con un punto bassissimo. Ed ecco qua, poi man mano si va a stringere. Il secondo giro andiamo a raddoppiare, quindi catenella, quindi in ogni maglia sottostante andiamo a realizzare 2 punti bassi, quindi 1 e 2, in questa maniera. Fino a che diventano 16, quindi ci rivediamo alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro, chiudiamo sempre con una maglia bassissima sul primo punto eseguito, in questa maniera. Ecco fatto. Adesso il terzo giro cosa facciamo? Una catenella, un punto basso nello stesso punto e un aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto, così. Poi un punto basso nel seguente e un aumento in quello dopo. E facciamo così per tutto il giro e completiamo quindi il terzo giro. Finito anche questo giro, chiudiamo sempre con un punto bassissimo ed ecco qua. Adesso nel terzo giro, anziché iniziare con un punto semplice e poi fare l'aumento, cosa facciamo? Una catenella, nello stesso punto andiamo a fare un aumento, quindi 1 e 1, 2, e
nei prossimi due punti due semplici punti bassi, quindi senza aumenti, quindi 1 e 2. Nel punto successivo un aumento, quindi la sequenza sarà sempre questa per questo giro. Nuovamente due punti, quindi 1 e 1, 2, e un aumento sul seguente, e questo lo ripetiamo per tutto il giro e ci rivediamo per vedere come fare il giro successivo. Abbiamo completato pure questo giro. Adesso nel successivo, come voi avete visto, io non faccio sempre un aumento nel primo giro e poi la sequenza, perché altrimenti non verrebbe un cerchio perfetto. Quindi in questo giro successivo cosa facciamo? Dobbiamo fare un aumento e 3 punti bassi, e io questa volta inizio con 3 punti bassi, quindi uno dietro l'altro, quindi 1, 2 e 3, e poi vado a fare l'aumento dopo, così non risulteranno gli aumenti sempre nello stesso punto, che poi andrebbero a creare delle sorte di punte e si noterebbe. Quindi facciamo 3 punti bassi e un aumento, e questa sarà la sequenza di questo giro. Quindi completiamo e poi vi faccio vedere l'ultimo. Adesso andiamo ad eseguire l'ultimo giro con aumenti, perché poi ce ne sarà un ultimo senza aumenti e vi faccio vedere. Adesso dobbiamo fare la sequenza di un aumento e 4 punti bassi. Allora io cosa faccio? Catenella, un punto basso, poi faccio subito un aumento e poi continuo con la sequenza, cioè 4 punti bassi, 1, 2, in maniera tale che così l'aumento non andrà a capitare sull'aumento del rigo che ci abbiamo sotto. Quindi cosa faccio? Fatti questi 4, faccio l'aumento. Nuovamente la sequenza di 4 punti bassi, quindi 1, 2, 3 e 4, e poi l'aumento, e questo lo faccio per tutto il giro. Quindi ci rivediamo per fare insieme l'ultimo giro. Completato questo ultimo giro con gli aumenti, adesso faremo l'ultimo, solo un giro di punto basso, quindi semplice, in questa maniera, e andiamo così a completare il nostro cerchio. Quindi lo completiamo tutto. Alla fine vi faccio vedere, io già l'altro l'ho realizzato, sarà di 17 cm di diametro, quindi ci rivediamo per vedere come iniziare il corpo borsa. Completati i due cerchi, io adesso riprendo l'uncinetto, riprendo il filo, faccio il cappietto e mi vado a inserire in un punto qualunque e mi aggancio, quindi blocco la lavorazione con una catenella. Adesso vado a realizzare 16 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Adesso prendiamo l'altro lato e siccome dovranno essere così uno di fronte all'altro, diciamo, con la parte esterna, quindi il dritto da questa parte e il dritto da questa parte, facciamo così. Prendiamo un punto qualunque, quindi questo è il dritto e questo è il rovescio, mi inserisco quindi
così ci vado da questa parte perché questo è il dritto, faccio in questa maniera e faccio passare il filo qui da sotto, vedete, e chiudo con un punto bassissimo. Poi faccio una catenella e mi ritrovo pronta, quindi con tutte e due i dritti in questa maniera, perché poi sarà questa la parte che poi vi farò vedere come lavorare. E adesso, dopo aver fatto una catenella, i primi 3 punti saranno 3 punti bassissimi, quindi 1, 2 e 3. Poi faremo 10 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E poi andiamo a fare di nuovo 3 punti bassissimi, perché sarà sempre questa la sequenza per tutti i giri che andremo a fare. Quindi 1, 2 e 3. E questo è il primo giro completato. Adesso mi devo agganciare a un altro punto perché dobbiamo fare il giro di ritorno, quindi una volta che abbiamo finito la riga, punto bassissimo sul punto seguente, in questa maniera, catenella e voltiamo il lavoro e ricominciamo quindi con la sequenza, scusate l'avevo messo, ecco, e ricominciamo con la sequenza 3 punti bassissimi, 10 punti bassi e 3 punti bassissimi, ma da adesso in poi dovremmo sempre lavorare in costa. Quindi cosa facciamo? Prendiamo, vedete che qua ci sono le due linee del punto che ci sta sotto, prendiamo solo quello esterno, quindi prendiamo in questa maniera e facciamo il punto bassissimo. Scusate, lo rifaccio, quindi ecco fatto. Punto successivo sempre in costa, quindi mi raccomando saranno sempre in costa, e il terzo punto bassissimo. Poi i 10 li facciamo punto basso normale ma sempre in costa e gli ultimi 3 punto bassissimo. Quindi ci rivediamo per vedere di nuovo come agganciarci qui e ripetere la riga di ritorno. Sono quasi arrivata a fine riga, quindi devo fare gli ultimi 3 punti bassissimi sempre in costa, quindi 1, 2 e 3, e adesso di nuovo ci dobbiamo agganciare al punto successivo perché man mano il lavoro dovrà camminare, quindi ci agganciamo con un punto bassissimo in questa maniera, facciamo una catenella e voltiamo il lavoro e ricominciamo con la sequenza. Sempre i primi 3, ovviamente sempre in costa, saranno 3 punti bassissimi e sono i primi più antipatici perché il punto bassissimo è molto fitto, quindi 1, 2 e 3. Nuovamente 10 punti bassi e 3 punti bassissimi. Ci rivediamo un'altra volta per farvi vedere un'ultima volta come agganciarci dall'altra parte.
Siamo di nuovo a fine riga, quindi ho fatto anche i 3 punti bassissimi. Adesso di nuovo ci agganciamo quindi al cerco con un punto bassissimo, catenella e voltiamo il lavoro. Quindi vedete che già si sta formando. Ora lo metto in questa maniera, vedete, si sta iniziando a formare quindi la caratteristica di questa borsa. Quindi adesso vi lascio proseguire da sole. Mi raccomando, contate i punti e lavorate sempre in costa e ci rivediamo quasi alla fine. Io lascerò circa 20 punti, quindi una cosa del genere, perché poi questa sarà la parte aperta della borsa. Quindi ci rivediamo per vedere come fare l'ultimo giro e vedere come proseguire. Eccoci arrivati praticamente quasi alla fine. Questo è il risultato. Io ho lasciato 18 maglie, così diciamo a una proporzione. Nell'ultimo giro, quindi dopo aver effettuato le ultime 3 maglie a punto bassissimo, noi adesso ci dobbiamo agganciare come al solito in questo punto. Adesso noi andremo a fare tutto un giro di contorno a punto bassissimo su tutta la borsa in questa maniera. Quindi questo già lo facevamo come ultimo punto, ma anziché voltare il lavoro si prosegue e questo sarà l'ultimo giro della nostra borsa. Punto bassissimo, così gli diamo una sorta di contorno e tenderemo un po' a stringere tutto il lavoro, quindi a dargli una forma definitiva. Quindi questo sarà l'ultimo passaggio. Vedete? Ne faccio qualcun altro per farvi vedere poi l'effetto finale. Ecco qua. Quindi questo sarà l'effetto finale. Ovviamente lo andiamo a fare su tutto il perimetro, quindi anche da questa parte, e andremo appunto a finire nel punto in cui abbiamo iniziato. Quindi ci vediamo non appena abbiamo finito anche il contorno della nostra borsa. Ed eccola completa, quindi io ho inserito i manici, non l'ho foderata, eventualmente qui all'interno si può mettere anche una calamita, quindi il tutto è completo. Se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, voi lo sapete, potete scrivermi e se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale e attivando la campanella sarete sempre informati sui miei progetti futuri. Vi ricordo di andare sul sito Borgo dei Pazzi e con questo codice potete acquistare sia il cordino in da big che oggi ho utilizzato, ma anche i manici abbinati realizzati con lo stesso cordino. Non solo, con questo codice potete acquistare comunque tutto ciò che è presente sulla loro pagina. Quindi a questo punto ci vediamo alla mia prossima creazione.